Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Anch'io come voi sono in quarantena e approfitto di questo tempo per fare qualche video che non si ha mai tempo per fare. Con la mia latta porta fortuna andrà tutto bene e speriamo veramente che questo periodo passi presto. Oggi vi volevo parlare di due aspetti che sono sempre stati un po' quelli più discussi del mondo del monoporzionato, ovvero il costo esagerato del caffè e tutta quella spazzatura che il monoporzionato produce, perché le capsule spesso non sono riciclabili e questo comporta una gran creazione di immondizia che non è facilmente smaltibile. Parlando del primo aspetto, il costo delle capsule monoporzionato è sceso veramente tantissimo. Ricordo facilmente circa 10 anni fa quando acquistavo delle capsule Lavazza che venivano tra 45 e 50 centesimi. Effettivamente pagare un caffè 50 centesimi quando il costo di un caffè in moka è tra i 5 e i 10 centesimi è un costo veramente esagerato. Parliamo di più di 5 volte maggiore rispetto appunto al costo della moka. Devo dire che questo problema oggi è quasi totalmente risolto. Se parliamo di un brand come Borbone, vediamo che le cialde Borbone vanno tra i 15 centesimi al costo massimo raggiunto magari da una capsula di miscela oro che potrà girarsi intorno ai 22-23 centesimi, che è meno della metà quindi di quanto costava 10 anni fa. Quindi sostanzialmente per me spendere tra i 15 e i 20 centesimi per farsi un buon caffè da una macchinetta è un costo sostanzialmente accettabile, visto tutti i vantaggi che porta avere una macchinetta per caffè monoporzionato, il fatto che è sempre pronta, il fatto che si eroga facilmente in un attimo il caffè, che sporca molto meno che una moka, quindi sono una serie di vantaggi che per me fanno parte di quel costo leggermente maggiore che si ha rispetto alla moka, senza entrare nel merito del gusto e poi anche un po' un qualcosa di personale. Per quanto riguarda il secondo aspetto, la sostenibilità dell'ambiente, effettivamente queste capsule che sono fatte di plastico all'interno del caffè non possono essere riciclate perché andrebbe separata la parte di caffè che va nell'organico e la parte di plastica che se pulita potrebbe andare nella plastica. Tutti però i maggiori produttori stanno facendo uno sforzo per cercare di avere delle capsule compostabili. Abbiamo già sul mercato alcune linee di caffè di alcuni brand, mi viene in mente il Donierez e l'Eurospin che ha tutte le capsule sia in espresso che in modo mio compostabili, oppure anche Vergnano che ad esempio fa le capsule in espresso compostabili. Diciamo che è un po' intenzione di tutti i produttori di caffè passare al compostabile prima possibile, ma lo scoop che io oggi vi do è che Borbone, dopo aver fatto la cialda compostabile nel 2017, a brevissimo lancerà la Modo Mio compostabile, che quindi andrà a prendere il posto di quella attuale che appunto è una classica capsula in plastica. Il fatto che lo faccia Borbone mi entusiasma perché essendo il leader di mercato del monoporzionato in Italia farà sì che tutti gli altri produttori si dovranno adeguare per inseguire il leader, e questo ovviamente va a favore dell'ambiente perché se lo fa Borbone e poi lo faranno anche tutti gli altri, riusciremo credo in brevissimo tempo a ritrovarci le capsule compostabili sostanzialmente di tutti i marchi. Un altro aspetto che è molto positivo è che questo testimonia che Borbone nel corso di quest'anno farà di tutto per lanciare anche la Nespresso compostabile, che sarebbe un altro ulteriore grande passo avanti, e soprattutto a passare finalmente i propri kit a dei kit con dei bicchierini di carta, che è una tecnologia ovviamente già disponibile che non ha un costo eccessivo, quindi Borbone, che è il leader anche nella vendita dei kit di plastica, potrebbe passare ai kit di carta, e la carta ovviamente è facilmente riciclabile e eviterebbe quindi un'ulteriore produzione di plastica per farne i bicchierini e le palette. L'ultimo scoop che vi do è che la capsula compostabile a modo mio sostituirà totalmente quella in plastica, e lo sostituirà anche sotto il profilo del prezzo, quindi non ci sarà un ulteriore aggravio per il cliente fortunatamente, e quindi il maggior costo che una capsula compostabile sarà assorbito dall'azienda stessa Borbone, quindi per il consumatore non cambierà niente, passerà da una capsula in plastica a una capsula compostabile e quindi ne gioverà sia il consumatore sia l'ambiente senza ulteriori costi, e questa è una cosa molto importante che mi rende orgoglioso e mi fa piacere che Borbone abbia sposato questa filosofia. Vi chiedo a questo punto di lasciarmi un like se il video mi è piaciuto, di lasciarmi nei commenti quello che ne pensate di questa scelta e soprattutto di quali altri video volete per questo canale, perché ho tante idee anche che mi avete suggerito in privato scrivendomi via mail o sotto i commenti, e cercherò in questa quarantena di realizzare altri video. Se volete vederli vi chiedo di iscrivervi al canale e soprattutto accendere la campanellina in maniera tale che vi arriverà la notifica di quando sarà pubblicato il video. Vi ringrazio e alla prossima!